Allora, quindi l'esercizio che cosa mi chiede? L'esercizio mi dà una parabola e mi dà un punto. Questo punto dice che appartiene appunto alla parabola e vogliamo andare a determinare le rette, le eventuali rette che sono tangenti in questo punto. Ovviamente noi non sappiamo quante rette troveremo, possono essere due, possono essere una. Dobbiamo andare a vedere appunto come si colloca questo punto e che soluzioni ha. Innanzitutto dobbiamo andare a scriverci la generica equazione che passa per il punto P, cioè potenzialmente dato questo punto quello che può succedere è che per questo punto passino infinite rette, andando a formare così una stella di rette e quindi un fascio di rette. Ovviamente di tutte queste rette noi possiamo ambire a trovarne massimo due. Perché? Lo vediamo subito. Perché nel momento in cui io mi scrivo la generica retta che passa per questo punto e vado ad utilizzare la formula y meno y con 0 uguale ad mx meno x con 0, devo andare a sostituire semplicemente il punto lì dentro e quindi ottengo y meno il valore della y del mio punto, quindi 5, uguale ad m che moltiplica x meno x con 0, ma x con 0 è negativo, quindi avrò meno 4, ossia più 4. Quindi sistemando il tutto avrei y uguale a mx più 4m più 5 e questa roba qui devo andarla a sostituire e quindi ad intersecare con la parabola. Faccio una piccola parentesi, nel caso non avessi voluto utilizzare questa formula perché magari non me la ricordo, allora qual è la strategia? La generica equazione di una retta è y uguale a mx più q e quindi anche in questo caso vado a sostituire il mio punto e quindi vado a mettere più semplicemente 5 che è il valore della y e il valore della x che è meno 4 e quindi mi esce meno 4m più q. In questo modo vado a determinare direttamente la q e quindi scopro che q è uguale a 5 più 4m. Quindi praticamente così facendo vado subito a determinare la q. Intuitivamente forse è anche più comodo di ricordare una formula e andare a sostituire nella formula, perché adesso mi devo solo ricordare che devo mettere il valore di questa q che ho appena trovato. In questo modo quindi avrò y uguale ad mx, che è esattamente quello che c'era prima, più il valore di q che ho trovato, ossia 4m più 5. Quindi ho fatto questa cosa proprio per dare più opportunità nel caso uno vuole determinare questa retta generica passante per un punto. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a riprenderci l'equazione della mia parabola e andare a metterla a sistema con l'equazione che passa per quel punto. Quindi si viene a creare questo sistema qua e dal momento che y è uguale a quella cosa e che y è uguale alla mia parabola, allora deve succedere che mx più 4m più 5 deve essere uguale a x quadro più 4x più 6. E quindi adesso si va a creare un'equazione di secondo grado nella x, che devo evidentemente andare a sistemarmi. Quindi uguale, la x quadro rimane così come sta. Poi devo andare a fare attenzione sulle x. Ho mx e 4x. Quindi vuol dire che in totale ho più x. Questa x moltiplica sicuramente 4, ma moltiplica anche m dall'altra parte. Siccome m sta dall'altra parte però, la spostiamo a destra con un segno negativo, quindi avrò meno m. E questo conclude tutto circa la mia x. Ora devo fare attenzione invece ai termini noti, che sono 5, 6 e 4m. A destra ho 6, a sinistra ho 5, quindi 5 passa a destra, diventa negativo e quindi in totale è come se avessi a destra semplicemente 1. A questo 1 devo sottrarre anche 4m che proviene da sinistra, quindi avrò 1 meno 4m.
e questo rappresenta il mio C, perché adesso a tutti gli effetti mi si è formata un'equazione di secondo grado dove rispettivamente questo qui prende il posto di B, questo qui di C e poi come al solito quando A manca gli si attribuisce il valore 1. Quindi adesso posso trovarmi su questi coefficienti il delta. Quindi dico delta uguale b al quadrato meno 4 volte ac. Quindi avrò il quadrato di 4 meno m e poi dovrò fare meno 4 volte il valore di a che vale 1 e il valore di c che vale appunto 1 meno 4m. Arrivati a questo punto si tratta di sistemare un pochettino questa cosa qui e qui entra in gioco quello che vogliamo fare, perché appunto siccome noi vogliamo determinare le rette tangenti alla parabola dobbiamo appunto determinare questo delta in modo che sia uguale a 0, altrimenti non abbiamo la condizione di tangenza. Quindi andando a sistemare adesso questa equazione e sviluppando il quadrato ho 4 per 4 16, poi il loro doppio prodotto tra 4 e meno m quindi meno 8m, il quadrato di m quindi più m al quadrato e poi devo fare anche quest'altro prodotto, quindi l'1 non lo considero perché tanto nella moltiplicazione è come se non ci fosse e quindi mi rimane meno 4 più 16m. Devo un attimo allora sistemare questo, quindi uguale, sicuramente m quadro sta a posto così, 16m meno 8m fa appunto 8m e poi rimane 16 meno 4 che fa 12 e questo equivale a chiedere di andare a risolvere un'equazione di secondo grado in m. Ora, un modo sarebbe quello, chiaramente, oppure, più semplicemente, possiamo andare a pensare a due numeri la cui somma faccia 8 e il cui prodotto faccia 12. Ovviamente è facilissimo perché mi basta prendere appunto m più 2 che moltiplica m più 6. Infatti 2 per 6 fa 12, 2 più 6 fa 8. In questo modo ci risparmiamo di andare a trovare un altro delta e quindi questo mi dice che m deve essere uguale a meno 2 e quest'altro mi dice che m deve essere uguale a meno 6. Così facendo concludo. Quindi a questo punto ho effettivamente determinato le mie rette e quindi arrivati a questo punto dobbiamo andare a recuperarci la generica equazione della retta che noi avevamo scritto, che era appunto questa qui, e dobbiamo semplicemente sostituirci il valore di m che abbiamo determinato qua. Quindi appunto una volta m è uguale a 2. Di conseguenza che cosa otteniamo? Abbiamo meno 2x più 4 che moltiplica meno 2 più 5. Quindi abbiamo meno 2x, 2 per 4 8, però col segno meno, quindi 5 meno 8 fa meno 3. E quindi questa dovrebbe essere appunto la soluzione cercata, però ne manca ancora una. Quindi andiamo sempre a riscriverci l'equazione della nostra retta generica passante per quel punto e andiamo a sostituirci il valore di m uguale a meno 6. Quindi abbiamo meno 6x più 6 per 4 fa 24, quindi col segno meno davanti fa meno 24, a cui dobbiamo sommare 5. Naturalmente poi 24 col segno meno più 5 fa 19. Quindi abbiamo meno 6x meno 19. A questo punto siamo riusciti a trovare anche l'altra equazione e non ci resta che verificare appunto che l'esercizio sia uscito. Infatti queste sono le soluzioni: meno 2x meno 3, meno 6x meno 19. Quindi adesso, andando a ricapitolare tutto l'esercizio, che cosa abbiamo fatto in breve?
ci viene data l'equazione di una parabola e un punto che si suppone appunto appartenere alla parabola. Normalmente anche questo andrebbe da verificare. Quindi per questo punto passa sicuramente un'infinità di rette, ma a noi non servono tutte, ne servono al più due, quali le eventuali rette tangenti alla parabola. Per questo proposito possiamo sfruttare la formula della generica retta passante per un punto, quindi lasciando incognito il coefficiente angolare, e andiamo a ricavare questa retta qua, che però abbiamo visto che possiamo anche ricavare in altro modo, semplicemente sostituendo il punto dentro la generica equazione di una retta. Questa retta dobbiamo andare a intersecarla con la parabola e facendo questa intersezione vuol dire che queste due equazioni devono essere identiche, quindi mi dimentico della y e dico che l'equazione della retta deve essere uguale all'equazione della parabola. A questo punto quindi si va a creare un'equazione di secondo grado che avrà dei coefficienti a, b e c che naturalmente dipenderanno da m. Dobbiamo imporre però che il delta che scaturisce da questa equazione di secondo grado sia uguale a 0. Imponendo che questo delta sia uguale a 0, troviamo come soluzioni m uguale a meno 2 ed m uguale a meno 6. Di conseguenza questo vuol dire che andando a sostituire quell'm dentro quell'equazione generica della retta passante per quel punto, dovremmo trovare così le soluzioni, che infatti abbiamo trovato. E quindi questo conclude il nostro esercizio, che tutto in un colpo sarebbe questo. Spero sia chiaro.